scemo. Domani si parte, mula. Piano con i piedi. Saliamo di là, proviamo la Vasca San Salvatore che è là sopra. Saliamo a destra, si chiama via Firenze. Però mi diceva il signor Carlo che la strada che ho fatto io è giusta, però è più lunga. Per me è più facile. C'è una più breve che è prendendo dalla cava, dalla vecchia cava che c'è. Quindi noi scendiamo dalla cava e arriviamo prima. Io non ho niente lavato, ti lascio tutte le cose sporche e me le porti tu a portarla il giorno 1, ok? No, io le ho messe a mollo, le ho lavate, ma stendendole non si asciugheranno entro domani mattina. Hai capito? Sì, no, non c'è lo stendino, non c'è lo stendino, dov'è? E tutto è nato così, per una chiacchierata fatta una sera. Diceva Mirko, ma perché non facciamo il giro della Sicilia, mi aiuti? Quest'anno io ho deciso di ripartire e lui ha detto no, vedi che vengo con te. Non lo so, ci andiamo a Milano, a Berlino, alla Borsa, follie che parlavamo, arriviamo in Calabria, arriviamo là e Mirko ha detto minchia arriviamo a Roma. Io ci sono a Roma, ma chi al Quirinale. La strada c'è e dobbiamo partire presto, perché sennò... Speriamo di arrivare prima del buio. No, prima del buio 4 ore, massimo 4 ore ci stiamo, te l'ho detto. Pure qualsiasi condizione, speriamo semplicemente che non succeda niente, il tempo ci assiste domani, perché mi sa che le nuvole ci sono e non so se prendiamo acqua, però è possibile. Noi in questo viaggio cercheremo di portare a Napolitano, come se dovessimo fare carico sulle nostre spalle e quelle dei muli, di tutte le istanze, diciamo, di questi piccoli centri. Il mio messaggio personale per Napolitano è solo di aprire gli occhi e chiedere allo Stato di aiutare soprattutto gli agricoltori, chi investe sulle possibilità, e di mandare un messaggio di sviluppo da parte di tutti noi e di legalità. A Roma, porterà delle ginestre, piano. Questa è la lotteria dell'alto mare, suona la sveglia un forte temporale, schiuma da bere, pesci da mangiare, fare una vita che vita non mi pare. Ora liscialo sole ma bene pesce, ormai scorao. Ecologia, ecosostenibilità, agricoltura, rispetto dell'ambiente. Molti comuni della Sicilia e del sud Italia ancora vivono come se realmente ci fossero 50 anni di differenza. E oggi lo Stato si è dimenticato un po' di queste realtà che secondo me vanno riscoperte, ma per fare economia che vada sul turismo ecosostenibile, la riapertura diciamo di quelli che sono le antiche vie che percorreremo. Liberando tutte queste vecchie istovie, trovandole nei loro vari pezzi e farne un percorso vero e proprio per tutta l'Italia, che esistevano una volta. Su questa cosa noi possiamo promuovere un turismo ecosostenibile, dobbiamo proporre una strada ecologica, questa sorta di Yellow Brick Road, come diceva Dorothy nel Mago di Oz, questa strada magica che ci consente di non vedere una macchina, non vedere un trattore, non vedere un camion, non vedere uno che ti suona. I muli simbolicamente li abbiamo chiamati Giovanni e Paolo in onore di Falcone e Borsellino.
Però poi la logistica, diciamo, ci ha dovuto fare prendere una mula. Come erano muli nel lavoro quelle due persone, perché lavoravano e hanno lavorato, e proprio perché hanno lavorato hanno fatto la fine che sappiamo tutti. Poi ci pensate che giovinate a mare. Un mulo cadde col ventre aperto, una bambina col volto insanguinato si girò, la gente gridò, prima strage della nostra Repubblica, Portella delle Ginestre. Allora ho detto, un mulo fu il primo a beccarsi il mortaio all'epoca. Allora il mulo è un simbolo operaio, un simbolo di tante cose, un gran lavoratore, l'ibrido più importante che l'uomo abbia mai creato, ma pure il primo martire della strage della nostra Repubblica. Allora ho detto, guarda, mi ci metto a cavallo e parto. Intanto grazie a tutti per essere oggi qui così numerosi, come ogni anno a Portella alla Ginestra. Portella alla Ginestra ha un significato sempre particolare, è non solo un luogo della memoria, ma un luogo in cui ogni anno, nel ricordo della memoria, rilanciamo l'azione sindacale, rilanciamo l'azione di popolo, così come vi ha detto poco fa qui, perché c'è bisogno di un'azione corale per riprendere questo paese in mano, per riprenderci questo paese, per riprovare ad essere protagonisti. Noi, il mondo del lavoro, il paese in cui sempre il lavoro Portella fa parte della storia della Repubblica Italiana, non di Palermo, della Sicilia. Cioè è la prima strage della Repubblica Italiana, in un periodo controversissimo. Là c'erano lavoratori, famiglie, operai con i muli e i bambini e non si è preoccupato nessuno di sparare come dicono. La colpa è stata data a Giuliano e via dicendo, ma oggi la storia si sta ricredendo e credo nella verità e voglio la verità, perché la verità è un diritto di tutti. È un segreto e deve essere svelato. Prima o poi i segreti di Stato devono essere aperti e Portella per me è un segreto di Stato. Mangiatore, cascamangiara! E noi siamo pure uno, a mezz'alzata! I voti si onorano con la lotta, l'articolo 18 non si tocca! Ed è stato un giorno molto bello a Portella, ho sfilato con Mario Nicosia che poi mi ha raccontato tante storie della strage, lui rivedere un mulo là dopo 60 e passa anni era molto forte per lui. Al 47 avevo 22 anni, ero giovinotto. La gente che correva di là, bambini, donne che piangeva di capo, ma più che mi ha impressionato a me sono stati i cavalli feriti. Non so se voi altri avete sentito mai un cavallo ferito, quando è ferito come grida. Ho scappato, perché capivo che la mafia, siccome noi eravamo di sinistra, cercava di eliminarci. Pensavo che ci dovevano tornare per ammazzarci a tutti. Se era una cosa che noi risolvevamo con il vostro andare con i muli là, allora venivo pure io a piedi. Ma questo con i muli non risolvete niente. Una goccia nell'oceano, Mario. Una goccia nell'oceano. Ma un granello a granello qualche No, cosa no, si cambia? no, un ago in un pagliaio. Quale papa, salute. Un core, dopo tanti è a Portella, in ta piece in tuo sangue, di compagni ammazzati. Si parte oggi da Portella, al Quirinale. Sei pronto?
sclafano i bagni. Fofù, buongiorno. Carmela. Ah, non muovi davanti il pezzo di piedi. Oddio. Da cancellare dei così. Qua c'è Giovanni e qua c'è la vecchia mulattiera che porta Prizzi da Lercara. Come si vede negli anni non è cambiata, ce n'è ancora pezzi, ogni tanto si perde, ma è questa. Là c'è l'Ercara Fiddi e dietro Alia, dove ci incontreranno i storici cavalieri di Alia. Vede? E Mirko anche là sotto. Di Palermo veniamo. I muli, sì. In giro per l'Italia siamo. Io sono tutto. Il signore oggi ci ha fornito per l'ospitalità non solo la ricotta fresca, che è una cosa incredibile, di una bontà, ma pure un capetuzzo tutto per noi, quindi è una cosa... un agnelluzzo, un agnellone, questo agnello tutto per voi. Quindi i muli li lasciamo a Prizzi, da mio zio. E poi domani, così sono a Prizzi, è inutile che andiamo in campagna mia e poi dovete salire. Così sono qua. Su Caimo, mattina a cavallo, andiamo direttamente nella stalla di quella persona. Vado a cavallo. Vengo che è Montozzupido, così fate tutte le riprese per come si mette la sella e tutto, e poi ci facciamo la Vardella. Alla Varda Vardella. perché Giorgio a Corleone all'uninotte a sera abbiamo fatto Corleone by night, Corleone buia. Invece che Mula canta tutti i vicoli, era bellissimo, minchia la gente si faceva questi muli tutto. E capivano che erano mule. Perché in generale era un mule, quanta consegna via, tipo, era bella la cosa, quanta consegna via. Zupiddu, i muli per lei cosa rappresentano? Questo è il pizzo sporto per lavorare, prima si pesava dall'aria, ricordo quando si pesava, si cadeva paglia, feno, paglia, tutte cose. I muli sono chiusi superiore a tutte le meccanismi, perché invece le macchine fanno una cosa sola, invece le muli facevano tutte le cose che c'erano. Il mulo eccolo qua. Questo è il suo mulo che lui la mattina attacca, lo fa mangiare e lavora qua nei suoi campi. Poi c'è il mondo dello zio Piddo, questo qua. Comunque lo zio Piddo rappresenta per me, per tutti noi, per Mirko, per Federico,
lui ci rappresenta la bellezza e noi dobbiamo continuare a preservarla, perché se noi non preserviamo la bellezza siamo tutti fregati. Allora preserviamo la bellezza, preserviamo questi attimi, questi momenti, salviamo la bellezza. Zupiddu, me la canta quella canzone bellissima che canta lei. La colomba bianca vola, dillo tu me tornerà, pregami l'anima mestica, pregami torno tanto troppo presto, di non sarà più sola, dillo tu me torne più. Lei la cambierebbe mai questa vita per un'altra vita? Per avere un trattore, avere una macchina, avere tutti i soldi al mondo? No, niente. Se io vengo da lei e le dico le do tutti i soldi al mondo e lei non può più fare questa vita, lei che mi direbbe? Non posso fare niente. Siamo entrati dentro il paese di Tusa, il sindaco aveva fatto una cosa molto bella chiamando tutti i bambini del paese con le madri. Arrivando in piazza Tusa abbiamo ricevuto un applauso immenso da tutta questa gente contenta, tutte le madri con i pizzini, per consegnare. Poi il sindaco ci ha portato nell'aula consiliare per conferirci la lettera da parte del comune di Tusa. Questa insieme a tutte le altre. Castelbuono è stato un insieme di emozioni, è stato un insieme di, come dire, di esperienze, perché ci siamo sostituiti alla raccolta differenziata che viene fatta in questo paese con gli asinelli e noi abbiamo messo in pensione, diciamo, per quel giorno in ferie un asino e abbiamo fatto noi il lavoro che era loro, che era di loro appartenenza. Qua c'è un vecchio sarto di paese che stiamo passando. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come Salve, va? buongiorno e buon lavoro. Va bene, grazie. Oggi questo mulo lavora per Castelbuono. Ma quando è arrivato? Stamattina. Questo è un lavoro ormai perso, a Palermo non ce n'è più sarti come lei. Come qui, io solo a Roma. Lei solo è rimasto. Qua c'erano 28 sartori. Di 28 sono tutto al freddo. Saremo 1200. Minchia, si sente. Purtroppo la trazione è finita e continua come strada provinciale e purtroppo non è bello stare in queste strade. Ush. Chissà loro come reagiscono alle onde.
Non voi si spaventa. E dopo un giorno che camminano mare si abituano e si buttano a mare soli. Vedo. Hanno fatto dei fiumi. Voglio sentire l'odor di donna, non l'odor di pecora o di vacca. L'odore della mia mula, l'odore di una giovane mula. La plastica si sta mangiando. Oh, tale che combino, ce la dovevi. Si è ingoiata? No, si era attaccato il capezzone là. Ti farei riprendere, dai? No, no. Lentamente. Sì, grazie. La bellezza, difendiamola. Babbo sto mulo. Siamo rimasti 3-4 giorni su Nebrodi, Floresta, San Fratello, Capizzi, e là ci ha seguito la persona più bella del nostro viaggio veramente, che è Giacomo Mancuso. Giacomo lavora a scuola, però è un signore che ha un amore per la sua terra, per i suoi muli immenso. È l'ultimo, posso dire, l'ultimo vero mulattiere siculo che fino all'ultima briglia, fino all'ultimo pezzo di finimento del suo mulo è fatto a mano. Giacomo ha attraversato con noi i Nebrodi, è stata un'esperienza veramente bella perché abbiamo, a parte il cibo, abbiamo rispettato ogni vecchia usanza di chi trasportava il carbone, il grano in tutti questi boschi, dal contrabbando del frumento al carbone che scendeva. E Giacomo ci ha riraccontato la storia dei mulattieri, pensa 3 giorni a cavallo nei Nebrodi, che Giacomo conosceva ogni viuzza, ogni vicolino, per poter attraversarli. Lo ringrazio perché mi ha dato tanto. Sono continuato poi per Randazzo, dove abbiamo conosciuto Massimo Longhitano, tutti gli allevatori, che là abbiamo vissuto il primo problema sociale vero sul fatto degli allevamenti. Belli sono. Guarda che roba. E ce la rubano per niente, Per niente ce la rubano. Un vitello, 350, 400 euro. Come si va a tirare avanti? Come si deve tirare avanti? E lo Stato non mandare fondi, non mandare soldi. Per tutti. Vendete un vitello a quanto di solito al... 350, 400, deve essere più grosso di questo, 500 euro. 500 euro, quando la carne poi viene venduta a 18 euro al chilo. Gliela lasciamo qualcosa in più a queste persone per poter vivere. E per non fare la fame. E così noi abbiamo una fetta di carne sul tavolo ogni giorno e tutti sono felici. Sono quelli di mezzo, quelli che guadagnano, ma nel mezzo che guadagnano tutti i soldi. Loro che stamattina in mattinata lavorano. Non è giusto. Dalla mattina alla sera. Dalla mattina alla sera. E non c'è in questo lavoro? Esatto. Né sabato, né feste, né niente. E poi il nostro lavoro non è apprezzato da nessuno.
Nebrodi sono stati difficili come per leggenda, infatti i Nebrodi da Mistretta in poi ci hanno creato il primo disagio vero. La trazzera era giusta, però la via era franata. Infatti sulla carta topografica c'era scritto male terre. Quando non siamo riusciti a girarle abbiamo capito perché si chiamano le male terre, perché praticamente non ci andava nessuno, perché erano quasi impercorribili. Quello più buono è stessa quello quando prendi le fave, hai un po' di sale, fai tipo riso e fave così fatto a volo. La nostra cena. Eccola qua la nostra cena. Gavetto, cucchiaio da campo. Ci siamo fatti un piatto caldo. Non ce n'è nebbia qua sopra. No. Siamo col nostro piccolo accampamento, come potete vedere, sui Nebrodi. Come potete vedere è bellissimo. Siamo un po' brilli. Come potete vedere? Come potete vedere. Facce. Aspetta, ti do fuoco, Federico. Facce. Vino. Beviamo vino. Signori. Allora. Alla Palermo by Night abbiamo parlato con un paio di amici adesso che erano in giro per i soliti posti. Orlando ha vinto e fa concerti, la Vucciria è un casino. Palermo migliorerà, la primavera sta arrivando, che altro cazzo vogliamo? Come si spegne? Aspetta, ho le mani impegnate non sei tu. Qua. Aspetta un minuto. Il governo adesso ci ha bloccati, adesso noi non possiamo più sostenere le spese, non sappiamo più che cosa fare, tutte le marinerie. Sto scendendo una rete, la rete dell'acciughe, che dal mese di gennaio io ho il fatturato a bordo, ho quello che ho preso, il pescato, io a casa ho portato 90 euro. È una vergogna. Una vergogna. I grandi pescherecci hanno distrutto il mare e non l'hanno torto di mezzo, hanno torto la spadara, che era una rete anche la ferrettara selettiva, con una maglia da 40 centimetri. Io andavo a mare con mio padre, ero un ragazzino, e però sempre la giornata si riusciva a prenderle. Prendevate i merluzzi, qualsiasi pesce. Però andando a pesca così, il mare era sempre impopolato di pesci.
Da quando hanno sperimentato tutte queste paranze, hanno rovinato il mare. Prendono di tutto, le maglie della paranza devono essere un pochettino diciamo, più larghe per il pesce piccolo che deve passare. Perché quando passa la paranza sfascia tutto. Che è un mare inquinato, fino tutto quando sta autostrada, tutto quando la boccatura sa pigliare un mare nostro. Un mare nostro che era azzurro e ora si vede sempre biancaccio un mare, tutto quanto inquinato. E i pesci non danno a venire. I tonni li stanno distruggendo, li prendono, se ci riescono li vendono, se trovano quello che non ha paura, sotto sotto, senza fatture, senza niente, c'è quello che li smercia e c'è quello che non è capace a smerciare. Il tonno lo distruggono con questo mestiere qua. A noi ci servirebbe una deroga che ci dasse un po' di ossigeno per poter almeno finire questa campagna di pesca, anche se non vedo luce lontana, attualmente vedo solo ombre. Mi auguro che se queste mie parole arrivano alla Comunità Europea, che prendono in considerazione Bagnare in particolare, che vive esclusivamente di pesca, e tutti i paesi che si affacciano al mare che vivono di questo. Siccome io non ho un bel rapporto con i pescatori, essendo un amante della pesca, loro sono i primi a non rispettare il mare. Io ero già un pochettino tirato a fare questa intervista perché hanno torto. Solo quelli che hanno le barche piccole, quelli che ancora pescano con il palangarino, con la rete, con la nassa, sono quelli che ancora hanno un rispetto del mare. Quelli con le grosse barche, con le tecnologie, sono corsari, sono pirati. Purtroppo vogliono solo contributi, vogliono solo soldi, vogliono solo poter pescare sempre, vogliono tante cose. Galleria, strada, porto di qua, arriviamo là, giriamo, passiamo sotto, poi c'è il fiume, la sorgente. È troppo lunga sta galleria per fare, troppo lunga. Noi vogliamo andare verso Belvedere Marittimo. Dobbiamo prendere per forza la superstrada. Cioè per 2 chilometri ci hanno detto che la dobbiamo prendere per forza e poi c'è una stradina che scende verso mare, una parallela. L'ho fatta io, c'è tra un Belvedere come Maratoneta, ho fatto quella della montagna e dovete per forza andare alla superstrada. Andate alla superstrada qua e fate 8 km e arrivate a Belvedere. Sono tappe intermedie queste. San Michele è un hotel dove ci leviamo dalla statale e giriamo. San Tommaso, Bonifatti, Sparvasile, San Gineto Lido sono paesi tutti attaccati uno all'altro e questi da San Tommaso in poi è tutto lungomare, sono tutti lungomare, perché noi anche se allunghiamo ma non ci possiamo andare a fare 20 km, 8 km. È vero che noi in 8 km saremmo a Belvedere Marittimo se facciamo la statale. Continuando sempre per le Calabrie, tutte le ippovie perse, i tratturi persi, le trazziere perse, non c'è niente. C'è qualche stradina che costeggia, qualche pezzo di 118, terribile, non c'è rispetto per i cavalli, la gente non si ferma con le macchine, completamente terribile. La maggior parte delle trazziere sono state assorbite dalle strade statali o provinciali, però quella che era effettivamente considerata una delle trazziere più antiche oggi è una strada statale.
cambia il territorio, cambia la vegetazione, neanche un filo d'erba cresce. Queste sono la tipica vegetazione a duna. Siamo riusciti a inventare la plastica, cioè un polimero riciclabile, e ce n'è a miliardi di tonnellate solo in 10 km di spiaggia. Tutto potrebbe essere riciclato. Dovunque, pieno. La seconda tartaruga in meno di 1 chilometro sulla spiaggia che troviamo. Questa è veramente grande rispetto all'altra. Significa che le tartarughe ci sono. E significa che comunque la pesca o l'inquinamento provocano questo. Questo è morto da poco. Cioè,
Buona, buona. 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 Buona, aspetta, sta più di tanto. Deve cacare, aspetta. Ecco. Puttana. Vedi dove è arrivata? Affettone. Se io mettiamo lei a fare la camminare 3 giorni, No. senza ferro, questo qua. No, perché vedi, come si lui, apre. se tu vedi lui è più alto di qua. Devo chiamare un Ferrari subito. E prelevare e chiamare un Ferrari. Ma diciamo le cose, le cazzate del secolo. Sì, buonasera, guardi, noi abbiamo trovato il vostro numero su internet perché stiamo viaggiando a Dorso di Mulo e praticamente abbiamo bisogno di un maniscalco. La ringrazio, gentilissima. Io fra 10 minuti la richiamo, la ringrazio. Grazie mille, grazie. Fra 10 minuti mi danno una risposta. Non lo so, la collega di prima mi aveva detto di chiamare entro 10 minuti che mi avrebbe mandato qualcuno. Noi avremmo bisogno di un numero di telefono di un maniscalco qua a Cetraro, a Scalea, in zona. Sì, fra quanto posso chiamare? Vabbè, la richiamo fra altri 5 minuti, va bene, la ringrazio, arrivederci. Era l'altra segretaria. Sì, noi siamo praticamente 2 ragazzi che siamo partiti da Palermo, arriveremo a Roma a Dorso di Mulo, è un progetto che si chiama Ecomulo e abbiamo bisogno di un mastro maniscalco, di mascalcia a Cetraro, perché la mula praticamente dietro è quasi sferrata. Sì, per un intervento di ferratura. Cosa? No, è uguale per quella dei cavalli, Quindi a me serve un maniscalco, un esperto in mascalcia. Ah, ho capito. Chi è il maniscalco? Fabio mi hanno detto che si chiama. Pronto? Sei Fabio? Cioè non mettete ferri ai cavalli? Ferrature ai cavalli. Allora entriamo dentro. Beh, sì. In Calabria, come stavo dicendo, l'identità si è persa, quella rurale. Anche il fatto che nessuno ha riconosciuto il mulo, o chi lo riconosceva prendeva diritto neanche ti salutava, tipo che non gli interessava. E in Sicilia passava il mulo, era come che passava una rockstar. La riscossa del sud. Magari, e vuol dire che neanche ci considera a noi. Capito no? Magari c'è una riscossa veramente, ma come dicevo però ci vuole. E non ci considerano proprio, manco Italia pensano che siamo. Perché siamo dispersi di tutto qua siamo. No, invece quelli del nord noi li dovremmo fino a tenere. Roma e poi basta, finito. Da là in poi all'Italia. No, noi volevamo fare tutta la costiera, quella costiera. Allora vai sempre diritto nelle prossime parte, l'ultima Sempre giusto, perfetto. Va bene. Poi sbagliare. Quindi per andare alla Costa dei Ricci di qua sempre a destra. Sempre. Grazie, ci sentiamo. Bravo. Sì, e lei trovate i ferri, perché me lo fa lui stesso. Appunto, perché noi praticamente siccome la ferratura non è vecchia, Sì. ha 20 giorni e noi abbiamo perso gli attrezzi sul Monte Carcaci. Ma che l'ha persi i ferri? Quale? Lei? A Cipolla ormai c'era ancora attaccati, ma non ne ha più. E non hai a togliere, che ci vogliono i nuovi. Quelli nuovi. Conviene che qua paghi poco, però se tu vai ad altri posti non li trovi e ti fregano un casino di soldi. No, io qua li voglio fare, perché non posso camminare più, è arrivata a terra. Ho visto. Quando prendi persone estreme, sai che se... Questo ognuno c'ha il suo. Io vado a fare pure le feste di paese, no? Dottore!
Noi arriviamo a Roma a piedi, ci stiamo andando a piedi. Mi ha fatto piacere vedere i ragazzi inseguirci, perché la voce gira e sanno quello che stiamo facendo. E questo si chiama riscatto. La gente del sud vuole riscattarsi. Non ci siamo mai posti come degli avventurieri, come degli eroi, chissà cosa ci volevamo sentire per questo viaggio. No, questo viaggio è stato fatto per capire, sensibilizzare la gente, ma noi abbiamo capito tantissime cose. Come se la mente se ne andava per i fatti suoi completamente e diventava una specie di trance. Quindi a volte non si parlava per ore, però la testa viaggiava tantissimo. Vieni a vedere qua.
rimborso spese non ce n'è. Per la benzina sola? No, minchia, stiamo promuovendo... Ma no, noi. Il video. Ora ci parlo io. No, un cinema, minchia, hanno avere un poco di naso pure ogni tanto. Ora ci parlo io, non è questo, saranno quello che viene da Catania e No, quello che viene da Agrigento. minchia, gli stiamo facendo la pubblicità, stiamo mandando avanti un progetto e non vengono al film. Ora li chiamo io. Minchia, sti borghesi di merda a volte mi fanno girare i coglioni proprio in un modo abissale. Minchia, il rimborso spese, minchia, stiamo proiettando il film. Tutto un evento fatto. Oh, calmati, ti sto dicendo, ora li chiamo io. Ehi Ale, senti una cosa, ti volevo parlare del 4 io. Vedi che noi siamo senza una lira, ovviamente, sta cosa. Spiegalo, infatti, i ragazzi, in ogni caso mi ci fai parlare. Ah, lui te l'ha detto, quindi non li avete chiedetti voi. Non li hai chiesti tu. Lo vedi? Allora, io, vabbè, niente, adesso ora lo sto chiamando io a Gianca. Cioè, Che novità ci sono? Io non ci ho messo niente, non riesco a caricare questa cazzo di cosa qua completamente. Tipo la linea che è morta. Ancora i ragazzi ci parlo io, non c'è bisogno di scendere. No, perché minchia mi viene a dire che vogliono il rimborso spese, minchia io sbardetto completamente. Ma tu parlane prima con Sbardetto me. completamente. Quelli mi chiamano, vogliono i soldi, i soldi, non ce n'è, punto. Ma siccome sai benissimo che c'è gente che non è in questa maniera, e ti ho spiegato pure dei motivi che secondo me erano fra di noi personali, mi sembra superflua una cosa del genere, visto che sai quali sono i precedenti con sta gente. E che tra l'altro io e te non ci dobbiamo spartere niente con loro, proprio niente. Quindi proprio per questo motivo, cioè fare parlare una persona che non ci ha appoggiato, che ci ha solo denigrato, che ha detto su di me perché partivo col mulo, che ormai mi rimane solo che fare il mulattiere, perché gli devo mettere la sua cosa. Questo te l'ho chiesto io come un favore personale. Sì. Se poi ti fanno girare i coglioni pure i favori personali, dimmi. Non sono proprio personali. Sono questi discorsi che non devono mai arrivare. Ma purtroppo non è che siamo, Federico, non è che siamo tutti con la testa nostra. La gente non è con la testa nostra tutta. Le invidie esistono e la gente si invidia. Basta. Piano Paolo, piano. Piano Paolo, piano. Guarda. Questo, la vedi? Questo. Guarda. Questo, guarda. La vedi che è questo? Guarda, questo. Oh. Buona Paola. Buono. Ragazzi, bianca. È che è bianca, io il bianco lo so che non ti piace. Bianca, adesso che è bianca. Buono. È una garza. Vieni più avanti. Quella sì e l'altra no, perché? Che differenza c'è fra quella e questa? Sempre garza, vedi? Garza bianca, non c'è niente da avere paura. Vieni qui. Paura, niente. Che c'è paura? Ci ho messo la pomatina. No. Ehi nonna. Lo so che siete. Bene, grazie. Nonna, apri l'apparecchio. Bene. Cosa? Bene. Melito Irpino.
Un bozzo, quello che ti ho detto 4 giorni fa che si è preso il calcio da Giovanni. E niente, no, vabbè, una fissaria, ora la carne è bella a vivo. E quindi infezione non ce n'è, io ho fatto pure antibiotici. Va bene, papà, un bacione. Dai, ciao, un bacio. Ciao, 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 saluta la mamma. Rigattiere. Adriano Irpino, quello. Facciamo una... Questo è presto. Entrando in Campania era tornare in Sicilia. Era tipo niente, non cambiava niente. Cambia il paesaggio, cambia tutti, cambia la gente. Passavi, che ti serve? Mangiare cosa? Hai mangiato? Scendi. Facevi 20 metri e ti fermavano in un'altra casa e ti pareva ti pareva male non fermarti. Scendi, bevi acqua, qualcosa. Arrivando a un punto 3 chilometri ci siamo fermati 8 volte perché tutte le signore che ti serve. E là io con la telecamerina facevo tipo queste piccole interviste e qualche pizzino volava sempre. Lei diceva che bello, l'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuore. Buon viaggio, auguri! Bomba non bomba, arriveremo a Roma. Che mangiamo, Mirko? Non ne ho idea. Cutopid, molonciane ammotorate, zicchinedde, panti fritti. Che ho mangiato io stamattina a Fottica. No, fa schifo. Anche il mulo l'ha bevuto.
No, vieni di qua, là, se vede c'è un cancello, vieni di qua, intendo per andare a sinistra, Buonasera. Stiamo facendo una foto. Alla transumanza, ai trattori e ai vecchi cavalieri. E tu sei? Sì. Ah sì. Da Palermo. Da Palermo. Palermo. Ah, non si scherza, ragazzi. 52 giorni che siamo in viaggio. 52. E quindi domani continuerete su Trotturo Reggio, il principale, diciamo, no? Domani ci incroceremo con la via Traiana, l'Appia Traiana, farò vedere. Tra l'altro storicamente è importantissimo questo tratturo, perché è antichissimo. La via l'Appia Traiana, che è la via michelica con la continuazione della via Francigena. Che faceva Brindisi. Brindisi, sì. Veniva da Roma. Benevento. Che poi oggi tu mi raccontavi pure che questo tratto fa parte della Francigena. Sì. Giusto, quindi la vecchia via che portava i crociati dall'Inghilterra verso Gerusalemme. Quindi stiamo praticamente è un pezzo di storia quello che ci stiamo facendo. Certo. Guarda che bellezza. Guarda che bellezza. Guarda che sono belli. Guarda che sono belli. Guarda che spettacolo di animali. Che sono belli. Guarda che sono belli. Complimenti, molto belle. Buonasera. Molto belle queste mucche. Cesarino attia Talio. Amoni Cesare. Finalmente incontravo Achille, il mio amico di Facebook, che era quello dei mulattieri campani. E là incomincia la prima realtà dei muli, con Achille. Mi fa conoscere Alessandro Soave, questo ragazzo che credeva ancora nella sua terra, e con i suoi muli Alessandro ancora va a cacciar giù la legna. La mattina mi viene a prendere alle 3:15, mi porta su in montagna, andiamo da questi muli, animali enormi, diversi da quelli nostri, coccoloni, viziati, un altro tipo di mulo, un mulo che non vuole la carezza, che tollera solo la legna sulla sua schiena, tutto il resto incavalcabili. Dalle 4 del mattino alle 11 abbiamo cacciato giù 80 quintali di legna con questi animali. Mentre loro lavoravano, caricavano, si parlava dei nonni, del trisavo, del bisnonno, dei vecchi boscaioli, che loro l'avrebbero fatto meglio. Questi uomini non erano morti, erano vivi, stavano vivendo con noi in quel momento, vivevano. Le loro anime erano in quelle montagne, perché si parlava di loro tutta la giornata e la maggior parte di questi ragazzini non li hanno mai conosciuti. Cancella che l'ha ripresa, l'ha fatto la figura della merda, cancella. Buona. Allora, siamo qui a Cassino con Giuseppe, che ci ha ospitato qui nel suo piccolo podere, dove tiene i suoi cani, il suo asino, le sue pecore, perché Giuseppe abita 100 metri da dove stiamo noi con i muli. È già vari giorni che Giuseppe ci porta acqua, ci bada, senza che nessuno gliel'ha chiesto, e ti ringraziamo Giuseppe per quello che hai fatto per noi. La semplicità con un'altra cosa, con la bellezza.
dobbiamo cercarla e qua abbiamo trovato la bellezza, il suo asino, le sue pecore, tutto Ma l'orto. guardate che vista da cui si gode uscendo fuori. Sull'abbazia di Cassino. Grazie. Campagna e l'abbazia di Monte Cassino. L'entrata a Roma non fu bella, ma non fu emozionante come la gente della strada, gli agricoltori, i vaccari, tutta la gente. Non li posso elencare tutti nel viaggio, in Sicilia, in Calabria, anche Molise, Basilicata. Loro erano il mio viaggio personale, erano le persone, era la gente. La gente che hanno visto in questi muli una speranza. Roma non è stato un arrivo normale, è stato veramente la cosa forse più emozionante a livello anche personale, cioè è stato un po' come dire ce l'ho fatta, sono arrivato, cioè vero, quello che è successo è vero. Il viaggio mi ha cambiato molto, mi ha dato una cosa che forse mi mancava, la certezza che questa terra, se non sposa i contadini, la loro lotta, la loro causa, se non li rispetta, se non vanno incontro a queste persone, la terra è veramente destinata a finire. Il viaggio ha cambiato, secondo me, forse l'approccio che ho nelle cose. Cioè pensavo di non poter riuscire a realizzare determinate cose perché magari non ne avevo le forze, non ne avevo la volontà. E questo spurgo di 3 mesi di campagna mi ha dato l'ho fatto anche per me stesso, capito? Per il mio fisico, per tante cose. Credo di non avere perso nulla, di avere preso invece. Cioè di aver ricevuto da questo viaggio.
perso dentro di me, penso di avere perso, sai che cosa forse? La pesantezza di alcuni errori fatti precedentemente nella mia vita. No, ho perso niente, ho solo guadagnato. Io avevo questa cosa maniacale contro Mirko di alleggerire sempre il carico e buttavo le cose, le andavo regalando. Non me ne fregava niente dei beni materiali che avevo. Se le potevo fare a meno, via. Queste cose ho perso. Tutto il resto, tutto il lato umano, affettivo, politico, culturale, ho solo guadagnato. Immagino che questa sia la voce dell'eternità, il segno che non va più via dalla beltà. Immagino che questo sia il frutto della sua pietà. Immagino che la follia mia sia una rarità. Il mio amore era solo un'idea, ora è vita e non saprei come non offendere te, che sei altro che un'idea. Se fossi favola non ti racconterei all'innocenza di un bimbo ti darei. Come si dice, urissero e ufficero, l'hanno detto e l'hanno fatto, qua sono. Sono la mula, sono la vacca, sono la figlia del pescatore, sono la terra cita dal mare, sono di forma triangolare, sono l'ulivo, sono l'arancio, sono una terra che fa da passaggio, sono una rete sopra ad un muro, sono una donna con un velo scuro, sono con la terra mia, sono l'acqua fredda del mare, sono una terra che poi si fa mare, ma che sa ingannare.
Sono la vita, sono la morte, sono di un fascino sempre più forte, sono la terra della preghiera, sono gestate quando è primavera, sono le budella di un animale che sulla brace si fanno mangiare, sono il tizzone che perde l'umore, sono le scarpe di nostro Signore, sono con la terra mia, sono l'acqua fredda del mare, sono una terra che poi si fa mare, ma che sa ingannare.